Esiste, lungo la costa marchigiana, una città che il mondo conosce quasi esclusivamente attraverso il nome di un uomo, Gioachino Rossini, il Cigno di Pesaro. Eppure questa città, questa perla adriatica tra il mare e le colline del Montefeltro, è molto di più di un semplice certificato di nascita illustre. Pesaro è una stratificazione, un palinsesto scritto in pietra, inchiostro e cenere. I suoi muri parlano di signori rinascimentali che sognarono l'eternità, di ingegneri militari che costruirono l'inespugnabile, di musicisti che trasformarono il teatro in un tempio laico e di terremoti che con brutalità silenziosa riscrissero la forma della città in una sola mattina d'agosto. Nel nostro laboratorio di Pietra Pixel prendiamo stampe antiche, xilografie e fotografie dimenticate e le facciamo rivivere attraverso l'intelligenza artificiale. Le vediamo respirare, le vediamo tornare a essere ciò che erano. Questo è il viaggio e questa è Pesaro. Fermatevi. Guardate questa stampa del 1898. Il tratto è scientifico, quasi implacabile, la mano dell'incisore non concede nulla all'imprecisione. E al centro di tutto si staglia lui, il palazzo della prefettura, l'antico palazzo ducale degli Sforza. La facciata è un manifesto del potere rinascimentale. Al piano terra, 6 arcate robuste imbugnato quella tecnica dove i blocchi di pietra vengono lavorati con una superficie volutamente grezza, quasi minacciosa. Non è eleganza decorativa, è un linguaggio, dice. Questo edificio ha radici così profonde che nessun uomo oserebbe smuoverle. Costruito da Alessandro Sforza verso la metà del 400 su un nucleo preesistente dei Malatesta e poi completato dai duchi di Urbino, questo palazzo non cambiò mai il suo messaggio essenziale. Il camino della sala d'aspetto, opera di Federico Brandani, raffigura una corsa di bighe intorno alle mura roverescane. Anche il tempo libero, qui, era una celebrazione della forza. E poi c'è lei, la fontana al centro della piazza del popolo, con i suoi delfini che sputano acqua nel bacino principale, con i rivoli che scendono dalla sommità come un ombrello liquido. Anche questo era potere. Solo chi controllava l'acqua poteva permettersi di sprecarla in bellezza. Uscite dalla piazza. E qui, improvvisa, mastodontica, vi si para davanti la Rocca Costanza. Commissionata da Costanzo Sforza nel XV secolo, progettata da alcuni tra i più grandi ingegneri militari del Rinascimento, forse anche da Luciano Laurana, la cui presenza a Pesaro è documentata da un contratto del 1476 e completata nel 1483. Un quadrilatero perfetto, con 4 torrioni cilindrici agli angoli, massicci come montagne artificiali. Vedete quel ponte? 6 archi di pietra che attraversano il fossato profondo come un abbraccio difensivo. Ogni arco calibrato, ogni pietra incastonata con la logica di chi sapeva che un giorno qualcuno avrebbe tentato di abbatterlo. Sul bastione, una bandiera papale si gonfia nel vento. La Rocca è passata dagli Sforza ai Borgia nel 1500 e poi ancora agli Sforza e infine allo Stato Pontificio nel 1631 che la tenne fino all'Unità d'Italia. Ma fermate lo sguardo qui. Questa donna e questo bambino passeggiano ai margini del fossato della fortezza più temuta della città, ignari o forse abituati alla violenza silenziosa di quei muri. La vita, come sempre, si insinua anche nei luoghi progettati per la morte. E tuttavia la storia di questa rocca riserva un ultimo, amarissimo paradosso. Nel 1864 il governo italiano trasformò la fortezza degli Sforza in un carcere. I piani superiori furono suddivisi in celle e per oltre un secolo, fino al 1989, le stesse feritoie da cui i soldati puntavano le arbaleste verso il mare divennero le uniche finestre sul mondo per i detenuti rinchiusi qui dentro. Uomini che guardavano l'Adriatico attraverso quegli squarci di pietra, lo stesso mare, la stessa luce, ma in quale diversa condizione dell'animo. La mente degli Sforza aveva costruito un contenitore di forza, il tempo ne aveva fatto un contenitore di dolore. E oggi quella rocca si avvia a diventare sede di un museo e dell'archivio di Stato. Il contenitore si trasforma ancora. Allontaniamoci dalla città, saliamo sulle colline
E qui, tra i boschi e il cielo aperto, incontriamo la Villa Imperiale di Pesaro e scopriamo uno dei più straordinari inganni dell'architettura rinascimentale italiana. Guardate questa xilografia. Vedete una struttura massiccia, merlata, con una torre quadrata che sembra una fortezza. Le pareti sono spesse, gli accessi sorvegliati. Dall'esterno tutto grida guerra e difesa. Ma questo è esattamente l'inganno, perché dentro quei muri che sembrano fatti per resistere agli assedi si nasconde uno dei più raffinati luoghi di delizia che il Rinascimento italiano abbia mai concepito. La villa fu avviata da Alessandro Sforza, ma la sua anima vera la plasmarono altri: il duca Francesco Maria I della Rovere e sua moglie Eleonora Gonzaga. Tornati a Pesaro dopo un lungo esilio tra Cesena e Mantova, decisero di tenere qui la loro corte e chiamarono l'architetto Gerolamo Genga, il quale costruì un mondo dentro il mondo. Dietro a quelle facciate militari, Genga fece affrescare le sale con cicli pittorici di straordinaria bellezza. Chiamò Dosso e Battista Dossi, chiamò Agnolo Bronzino, chiamò Francesco Menzocchi e Raffaellino del Colle. I muri interni di questa villa, quegli stessi muri che all'esterno sembrano pensati per resistere alle bombarde, si riempirono di colori, di mitologie, di ritratti. E dietro il nucleo principale, un sistema di giardini terrazzati con giochi d'acqua trasformava il Monte San Bartolo in un palcoscenico naturale. Quel grande arco carrabile era la soglia tra due mondi. Fuori, la pietra dura, la strategia militare. Dentro, la musica, la pittura, l'acqua che canta. Un guscio di guerra che nascondeva un cuore d'arte. E tutt'intorno, la natura ha ripreso il sopravvento. I rovi risalgono lungo le fondamenta, i cespugli avvolgono i muri. L'artista Barberis ha catturato questo momento con straordinaria onestà, non la villa nel suo splendore, ma la villa nella sua vecchiaia romantica. E forse, così, è ancora più vera. Ogni grande città ha la sua vena, la sua arteria vitale. Per Pesaro quell'arteria si chiama Foglia. In latino Isaurus, un nome che i Celti portarono dalle pianure del nord e che significa semplicemente veloce, come l'acqua che corre. Immaginate di stare su questa riva. L'aria sa di sale, di catrame, di pesce appena scaricato e di corde bagnate. I marinai urlano ordini in dialetti che mescolano marchigiano, veneziano, forse qualche parola raccolta lungo le rotte adriatiche. Le barche a vela sono ormeggiate lungo la riva sinistra del Foglia. Le loro sagome si riflettono nell'acqua scura come ombre di un mondo che non c'è più. Sui pontili, facchini con le spalle curve scaricano balle di merce, ceste di pesce, sacchi che profumano di spezie lontane. In primo piano, spezzata e silenziosa come un memento filosofico, una colonna corinzia. Guardate il suo capitello, quelle foglie da canto scolpite con una cura che sfida i secoli. Apparteneva a un edificio romano, forse a un tempio, forse a un portico pubblico. Ora è mozzata, troncata a metà, conficcata sul bordo del porto come un punto interrogativo di pietra. C'è qualcosa di profondamente vero in questa immagine. Quella colonna fu eretta quando Pesaro si chiamava ancora Pisaurum e apparteneva a Roma. Ora è rovina. Eppure i marinai che le passano accanto non la guardano. Non hanno tempo per la malinconia. Scaricano merci, tirano corde, urlano comandi. Il tempo scorre inesorabile. Imprime le sue tracce nella pietra, spezza le colonne, abbatte gli imperi, ma il lavoro dell'uomo sul mare continua, identico, generazione dopo generazione. Come se il porto non sapesse di essere antico, come se l'acqua non sapesse di aver visto tutto questo già molte volte. Siamo nel 1892. Guardate questa piazza, il piazzale Lazzarini, con il suo acciottolato geometrico che cattura la luce bassa del mattino. Al centro-sinistra, l'obelisco sormontato da una stella, un simbolo di memoria civica che punta verso il cielo con la solennità di un dito accusatore. E a destra, il Teatro Rossini, inaugurato nel 1818 con la Gazza ladra diretta dallo stesso Rossini nella sua città natale, il compositore più celebre d'Italia che sale sul podio del teatro che lo aveva visto nascere. Ma guardate quella facciata, guardatela bene, è piatta. La copertura si interrompe bruscamente, senza slancio.
nessun timpano triangolare a coronare la sommità, nessuna struttura classica che evochi i templi della Grecia. Un teatro glorioso nella musica, ma architettonicamente modesto nel profilo esterno. Il 17 maggio 1916, un sisma di magnitudo 5,82 colpisce la costa adriatica tra Romagna e Marche. E poi di nuovo il 16 agosto, alle 9:06 di mattina. Pesaro viene sconvolta, il centro storico abbandonato. 14.000 persone trovano rifugio in 2.000 tende. Il teatro è danneggiato, i muri si aprono e quando anni dopo la città decide di ricostruire, prende una decisione audace, quasi filosofica. Si ispira alla dottrina di Eugène Viollet-le-Duc, architetto e teorico francese dell'Ottocento. Il suo restauro stilistico afferma una cosa precisa: restaurare un edificio non significa riportarlo al suo stato originale, ma restituirgli uno stato completo, anche uno stato che non è mai esistito. In altre parole, si può inventare un passato più bello di quello che fu. E così gli architetti aggiunsero al Teatro Rossini qualcosa che non aveva mai avuto: un grande timpano triangolare classico che coronasse la facciata. Lo giustificarono con l'aggiunta di una nuova sala della Repubblica al piano superiore, ma la verità è più poetica. Vollero dare a Pesaro un volto all'altezza della sua gloria musicale. Eccolo, il Morph, la storia che si riscrive davanti ai nostri occhi. In pochi secondi, quella facciata piatta, quella facciata onesta, del 1892, acquista il timpano che non aveva mai avuto. E la cosa straordinaria è questa: appare perfetto, appare inevitabile, come se fosse sempre stato lì. Questa è la magia e il pericolo del restauro stilistico. Il falso diventa vero agli occhi di chi lo guarda. E dopo abbastanza generazioni, la storia inventata diventa semplicemente la realtà condivisa. Nessuno ricorda più la facciata piatta del 1892. La storia che non fu ha vinto sulla storia che fu. Pochi chilometri da Pesaro, sulle alture del Monte San Bartolo, sorge Fiorenzuola di Focara, una strada in salita lastricata di San Pietrini, quegli stessi mattoni irregolari che assorbono la luce del sole e la rimandano calda e ambrata. Sul fondo della via, la torre campanaria con il suo orologio rotondo, le donne in gonna lunga, i bambini che guardano l'obiettivo con la serietà dei tempi antichi, un mondo intatto, immobile, convinto di essere eterno, e poi il terremoto. Lo stesso lato destro della strada, quello che nella foto precedente era occupato da un edificio lungo e solido, con il tetto di tegole sparito, crollato. Restano solo i muri bassi, tronchi, come denti spezzati. Il cielo si vede dove prima c'era un soffitto. La chiesa di Sant'Andrea Apostolo fu abbattuta, una porzione del Monte San Bartolo stesso cedette, trascinando con sé la parte absidale. Dovettero ricostruirla su un colle diverso. Anche la memoria della sua posizione originaria fu persa nel tempo. È la natura che impone le sue correzioni. E gli esseri umani che con una testardaggine commovente, forse insensata, sicuramente meravigliosa, ricominciano da capo. Prima di lasciarvi, voglio fermarmi un momento. Questo viaggio a Pesaro è nato in un modo speciale. È stato richiesto da uno di voi nei commenti una persona che ha scritto il nome di questa città e ha creduto che meritasse di essere raccontata. A quella persona, grazie, di cuore. Pesaro ci ha insegnato che la storia non è mai lineare, che una fortezza può diventare un carcere e poi un museo, che una villa di guerra nasconde un cuore d'arte, che un terremoto, crollando, a volte rivela. Nella chiesa di Sant'Agostino a Rimini, il sisma del 1916 fece cadere l'intonaco del 700, portando alla luce affreschi del 300 dimenticati, e che un architetto coraggioso può prendere una facciata danneggiata e restituirle una gloria che non ha mai avuto. La storia inventata che diventa col tempo la verità condivisa. L'architettura è il diario della resilienza umana. Noi siamo qui per rileggerlo insieme. Se volete vedere la prossima città rivivere, lasciate il nome nei commenti. Grazie per aver camminato con noi tra queste pietre. Ogni pietra racconta una storia. Noi la riportiamo alla luce. Ci vediamo nella prossima pietra.